Annyeonghaseyo baby there, io sono Gia e benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conosce mi presento, io mi chiamo Giorgia oppure con il nome coreano anche Gia, ma sono conosciuta sui social con il nome di Asleepy. Da circa più di 2 anni creo contenuti su TikTok principalmente e da poco mi sono anche spostata su Instagram e finalmente dopo anni ho deciso di aprire il mio canale YouTube. Chi mi segue da un po' me lo chiede da un sacco di tempo e io sono più che felice di finalmente aprirlo per voi, soprattutto perché in questo modo potremo conoscerci meglio e potremo parlare un po' di più. Ma bando alle ciance, cominciamo subito con il primo video di questo canale. Per il video Q&A di oggi risponderemo a una delle domande che mi fate più spesso. Gia, ma come hai imparato il coreano? Gia, da quanto tempo studi il coreano? Finalmente chiariamo ogni dubbio, risponderò per voi a questa domanda così che avrete anche voi le idee un po' più chiare. Sul mio canale porto contenuti riguardo la Corea del Sud e la mia esperienza in Corea del Sud, in quanto ho studiato coreano all'università per 5 anni e mi sono anche laureata 2 volte in coreano e ho anche passato un anno a Seoul. Partiamo un po' dal principio. Quando mi sono iscritta all'università. Dovete sapere che io sono sempre stata una amante delle lingue, infatti io sono sempre stata più brava nelle lingue, ad esempio l'inglese, piuttosto che matematica e le materie scientifiche in cui devo dire faccio abbastanza pena. Oltre a questo, quindi, io ho frequentato un liceo linguistico che mi ha permesso di conoscere un po' meglio anche me stessa e le mie passioni. Avevo voglia di imparare e sperimentare anche lingue un po' più particolari. Questo mi ha portato a scegliere l'Università di Lingue Orientali. Ma voi vi chiederete se io ho sempre voluto studiare coreano. La risposta è no. Questo perché, ragazzi, purtroppo nel 2016 io ancora non sapevo nulla sulla Corea, quindi per me era completamente un posto sconosciuto. Di conseguenza, non avendo nessuna informazione, io non l'avevo considerato come opzione. Tra le opzioni che avevo considerato c'era l'arabo, e voi direte perché l'arabo? Non so, era una lingua che mi ispirava e ho provato anche a studiarlo per 3 mesi durante il mio percorso, diciamo, del liceo. Purtroppo mi sono resa conto che non faceva per me, nonostante fosse una lingua molto interessante, ma non lo so, non mi ha preso abbastanza da dire voglio fare quello nel mio futuro. Dopo l'arabo ho deciso, ok, facciamo giapponese. Giapponese è una lingua che mi ha sempre ispirato un sacco come suoni. Vabbè, come potete immaginare anche ho guardato un sacco di anime, quindi mi piacciono anche gli anime e insomma, non so, il Giappone mi ispira anche come paese, quindi ho detto, ok, perché non studiamo il giapponese? Bene, allora mi iscrivo all'università, nello specifico ho fatto l'Università Sapienza di Roma di Lingue Orientali, che si chiama ISO, Istituto Italiano di Lingue Orientali. Mi iscrivo scegliendo come prima lingua giapponese perché dovete sapere che in questa specifica università al momento dell'iscrizione, dopo l'iscrizione vi verrà chiesto di scegliere una prima lingua, che sarà poi la lingua con la quale vi laureerete, quindi quella che praticamente sarà parte del vostro curriculum. Io scelgo giapponese. Inizialmente mi piaceva, ho studiato appunto l'alfabeto e mi è sembrato una lingua molto interessante, particolare, però devo dirvi la verità, più andavo avanti, più la situazione peggiorava. Questo perché mi sono resa conto che non riuscivo a studiare come desideravo. A lungo andare mi stressava, non ero felice di quello che stavo facendo, mi sentivo un'incapace, anche perché mi ritrovavo in un ambiente di persone di cui la maggior parte aveva già studiato giapponese nel passato e quindi avevano un livello più alto del mio. Di conseguenza, insomma, mi sono sentita un po' inferiore rispetto agli altri e questo mi ha portato anche ad avere periodi molto bui nella mia vita. Non vi nascondo che per un periodo mi sono chiesta perché stessi facendo quell'università, perché avessi scelto di fare questo percorso e se fosse quello adatto a me. Ho passato un periodo abbastanza buio della mia vita che è durato circa un annetto in cui poi io sono arrivata al secondo anno di università. Come funziona? Dovete scegliere, se fate questo tipo di università, una seconda lingua che vi è obbligatoria da frequentare soltanto per il secondo anno. Se poi volete proseguire e fare la seconda parte di quella materia, ad esempio se scegli coreano 1, il terzo anno se vuoi puoi proseguire facendo coreano 2, ma non è obbligatorio, quindi l'unico anno in cui è obbligatorio scegliere una seconda lingua è appunto il secondo anno. Quindi inizio pensando, ok, scelgo coreano. Perché ho scelto coreano?
Appunto nel 2017 spuntano i BTS dal nulla, da qualche parte in un video remoto di YouTube mi trovo i BTS. Penso ci siamo passati tutti, raga, quindi è inutile mentire, parliamoci chiaro, molti di noi sono arrivati alla Corea per i BTS, poi per il K-pop o per il K-drama. È iniziato così il mio percorso di amore verso la Corea. Inizialmente appunto ascoltavo soltanto musica K-pop, avevo cominciato a ascoltare i primi gruppi, tra cui appunto c'erano i BTS, GOT7, gli EXO, insomma le Blackpink, erano questi più o meno i gruppi che ascoltavo. E più ascoltavo questo genere di musica particolare, più sentivo questa lingua, più mi chiedevo, Madonna mia, che suono fantastico ha il coreano. Quanti di voi l'hanno pensato? Io la prima volta che l'ho sentito ho detto, Madonna, sta lingua mi piace proprio tanto. Poi soprattutto ho iniziato a guardare i K-drama. Mai l'avessi fatto, ragazzi, nella vita, perché mi hanno cambiata. Io vi giuro, i K-drama mi hanno cambiata. E da lì io praticamente è stato come innamorarsi completamente di una persona. Io vi sono innamorata della Corea, ma della Corea che vedevo ovviamente in TV, della Corea che vedevo nei K-drama. Non sapevo, non avevo idea di come fosse la Corea reale. Da lì, diciamo, ho deciso, ok, proviamo a studiare coreano. Quindi al secondo anno decido di studiare coreano. Inizio questo percorso di studio e io vi assicuro che è stato come un amore a prima vista. Dal momento in cui io ho affrontato la prima lezione di coreano all'università, ho detto, ok, forse è questo quello che devo fare. E vi dirò che se in giapponese vedevo che non avevo i risultati che speravo, che studiando non stavo proprio bene, coreano per me è stato l'opposto. Io non vedevo l'ora di andare a lezione, non vedevo l'ora di studiare, fare gli esercizi. Era chiaramente anche quella una lingua difficile, ma non sentivo lo stesso tipo di pressione addosso. Comunque era anche un ambiente che mi piaceva di più. Ho avuto un cambio assurdo di traiettoria nel 2019. Per me il 2019 è stato uno degli anni che mi ha cambiata e segnata completamente. E adesso vi spiegherò di più. Arrivo quindi alla metà del secondo anno, quindi fine secondo anno, e stavo per iniziare il terzo anno, quindi si parla, diciamo, siamo maggio. Esce fuori questa cosa, questo progetto di una summer school che ci avrebbe permesso di andare in Corea per un mese. Inizialmente, essendo che io in realtà avevo come curriculum prima lingua giapponese e seconda lingua coreano, pensavo che non avrei potuto partecipare a questo programma perché credevo fosse riservato soltanto a chi aveva prima lingua coreano. Inizialmente tipo io ho sentito questa cosa e ho fatto finta di niente perché ho detto vabbè tanto non mi riguarda, quindi è inutile che ci spero, pazienza, nei miei piani non era andare in Corea, anzi vi dirò di più, nonostante io mi stessi diciamo appassionando sempre di più a quel paese, mi dicevo sempre vabbè tanto ci andrai forse nel tuo viaggio di nozze, io non vi scherzo raga, ero convinta che avrei visitato la Corea tipo in un futuro lontanissimo. Quell'anno, mentre stava succedendo tutto questo, è stato anche un anno in cui io poi mi sono ripresa dal mio periodo buio che era stato l'anno passato e ho iniziato anche a lavorare molto su me stessa, a credere di più in me, nelle mie capacità. Per questo vi dico che per me è stato un anno di svolta. Cosa succede? Che un giorno vado a lezione e la professoressa di coreano ci dice guardate che se volete anche chi non fa coreano come prima lingua può partecipare a questo programma di Summer School. Allora lì mi si apre un mondo, ho detto ok io ci provo, non me ne frega niente. E ovviamente lì era un po' comunque una cosa su cui si doveva ragionare perché comunque dovevo spiegare ai miei genitori che dovevo andare dall'altra parte del mondo per un mese e se ci pensiamo era il secondo anno di università. Quindi avevo tipo 20 anni, 21 anni, quindi ero anche abbastanza piccina ancora. Però io sono una persona molto testarda e determinata e quando voglio fare una cosa io mi ci impunto fino a quando non la faccio. Ho sempre fatto così, i miei genitori lo sanno. Cosa faccio? Mi iscrivo, dico se mi prendono bene ma tanto non mi prendono, quindi pace. Però dico ai miei, vabbè io comunque mi sono iscritta a sta cosa ma tanto non mi prendono, giusto per... Io l'ho detto così. Cosa succede? Che ragazzi, dopo circa un mese arriva la conferma che ero stata presa per questo programma. Cioè, da lì a poco praticamente sarei partita e sarei andata in Corea per un mese. Così, dal nulla. Io che letteralmente non ero mai stata in chissà quanti paesi esteri, fino ad allora avevo visitato soltanto tipo la Repubblica Ceca,
e Londra, basta. Perché vi sto raccontando questa cosa? Perché questa cosa io credo che mi abbia convinta sempre di più a continuare il mio percorso nel coreano. Accorciando un po', finalmente parto per la Corea. Arriva il giorno della partenza, arrivo in Corea, passo le prime settimane in Corea ed era tutto meraviglioso. Io vi assicuro che la prima volta anche per voi in Corea sarà sempre bellissimo. Voi dovete immaginare sempre come mettervi insieme a una persona. I primi mesi sono sempre considerati i mesi della primavera perché sono i mesi in cui si è sempre così innamorati, l'amore è ancora molto fresco. Quindi voi immaginate la stessa cosa è stato per me in Corea. Arrivata lì mi sembrava tutto un sogno che stavo finalmente manifestando. Nella realtà quel paese bellissimo che vedevo nei drama era reale. Però ovviamente adesso tornando un po', pensandoci, mi rendo conto anche che ero molto immatura e ingenua su certe cose e soprattutto non sapevo ancora bene il coreano. Diciamo che avrei potuto magari affrontare delle cose diversamente, ma alla fine di tutto io sono contenta dell'esperienza che ho fatto lì perché quell'esperienza mi ha fatto capire che cosa dovevo fare nella mia vita. Tornando da lì, io ho avuto un attimo di crisi esistenziale, raga, un attimo di crisi esistenziale. Siamo quindi nel 2019, alla fine del 2019, più passava il tempo, più sentivo qualcosa dentro di me che cresceva, che mi diceva devi fare coreano, devi fare coreano, devi fare coreano. E io nella mia testa ero tipo, ma ok, ma io ho iniziato con giapponese, devo proseguire con giapponese, anche perché in realtà io gli esami comunque me li davo, nonostante il giapponese mi stressasse, nonostante alcuni esami riguardo il giapponese non mi facessero proprio impazzire, comunque gli esami io me li davo. Arriviamo al terzo anno. Al terzo anno io nel dubbio decido comunque di proseguire con coreano 2. Siamo già al secondo anno per me dello studio del coreano. Vedevo che più andavo avanti, più mi piaceva, più volevo saperne di più. Nel frattempo mi informavo, ovviamente guardavo anche video su YouTube come state facendo voi adesso, quindi cercavo di imparare da altre persone più grandi di me che avevano avuto, diciamo, delle esperienze anche loro in Corea o che vivevano in Corea, italiani che vivono in Corea, stranieri che vivono in Corea, i drama, la musica, la storia, perché nel frattempo ho anche iniziato a studiare storia della Corea, insomma è stato tipo tutta una full immersion sulla Corea e la lingua coreana. Nel 2020, tra l'altro anno del Covid, io dovevo laurearmi, ma decido di praticamente fare questa cosa un po' pazza. Decido di rimandare la mia laurea. Perché? Mi mancavano 3 esami per laurearmi ed erano giapponese dell'ultimo livello, quindi giapponese 3, e altri 2 esami inerenti con il curriculum giapponese. Nell'ultimo minuto io ho deciso che non era quello che volevo fare nella vita. Lo sapevo già da un po'. Non volevo ammetterlo a me stessa perché ammetterlo a me stessa avrebbe significato ok, hai sprecato un anno o più anni della tua vita a studiare una cosa che in realtà non ti piace e che magari non ti servirà nella vita. Molti di voi magari potrebbero pensare così, ma io sono una persona che non si arrende e so che c'è ancora tempo, c'è sempre tempo per fermarsi e ricominciare da capo. Non ho ricominciato l'università da capo, ma ho sostanzialmente fatto questo cambio di curriculum spostandomi a prima lingua coreano. Prima di questo mi ha comportato, diciamo, una sorta di recupero di esami che erano di curriculum coreano che avrei dovuto dare. Come funziona un po' la Sapienza? Vi faccio un attimo di excursus per farvi capire. Quando voi scegliete una prima lingua, in automatico dovrete dare come diciamo esami obbligatori alcuni esami inerenti a quella lingua. Quindi ad esempio se scegliete giapponese dovete fare lingua e storia del Giappone, storia dell'arte giapponese, letteratura giapponese e così via. Quindi io per anni, visto che avevo scelto il giapponese come prima lingua, mi ero data degli esami inerenti a quella lingua. Non mi ero data gli esami sulla storia della Corea, sulla letteratura coreana, ad esempio. Facendo questo cambio ho dovuto praticamente recuperare tutti gli esami che non avevo dato. Quindi sostanzialmente ho rimandato di un anno la mia laurea, aggiungendo 6 esami, quindi non erano più solo 3 quelli che dovevo dare, ma erano diventati 6. Non vi nego che è stata una decisione molto difficile, sono contenta di quelle persone che erano accanto a me in quel periodo, amici, persone che mi hanno incoraggiata anche a farlo. Ho un po' lottato con i miei genitori all'inizio, che non erano molto d'accordo, però arrivando adesso e vedendo dove sono arrivata, credo siano orgogliosi di me, quindi alla fine sono contenta della decisione che ho preso. Lacrimuccia, tutto questo per dirvi che io finalmente poi, dopo un anno, passa tutto, riesco a laurearmi in
coreano. Ce l'ho fatta, siamo a terzo anno, quindi per me dello studio del coreano, sempre all'università. Continuavo nel frattempo le mie ricerche pazze sulla Corea e poi ho aperto TikTok, in cui vi condividevo quelle poche esperienze che avevo fatto comunque in un mese in Corea e anche un po' delle chicche sulla cultura coreana e sul mio studio del coreano. Siamo arrivati poi alla magistrale. Sempre la Sapienza mi ha offerto anche la possibilità di passare il secondo anno di magistrale, ovvero l'ultimo in Corea. Ho fatto tantissime bellissime esperienze che mi hanno arricchita sia dal punto di vista professionale, didattico, ma anche e soprattutto dal punto di vista personale. Sono cambiata tantissimo da quando ho iniziato a studiare coreano. Credo di essere una persona completamente diversa da quando ho deciso di studiare coreano e non vi scherzo se vi dico che veramente questa decisione mi ha cambiato la vita completamente, perché se non fosse così io ragazzi adesso non sarei qui con voi e voi non avreste idea di chi io sia. Se volevate sapere come ho studiato coreano, come è stato il mio percorso, da quanto tempo lo studio, questa era la mia storia d'amore con il coreano. Spero che questa storia vi abbia, non so, preso e vi abbia ispirato. Io ho voluto raccontarvi un po' in breve la storia dei miei ultimi 5 anni di vita, che sono stati anche i più importanti per me, e proprio perché ci tenevo a incoraggiarvi, perché per me l'obiettivo di tutti questi video che faccio, di questi contenuti che creo, non è tanto per me per ricavarci qualcosa, perché non è quello l'obiettivo, ma più è quello di ispirare voi e aiutare voi e incoraggiare voi magari a trovare la vostra strada. So che non è facile, soprattutto se siete ancora piccini, soprattutto se andate ancora al liceo o addirittura alle medie. Se non sapete ancora cosa volete fare nella vita, non spaventatevi, è normale. Non tutti capiscono subito cosa vogliono fare, non tutti sono magari così pronti come me, che da subito sapevo che volevo andare a lingue orientali. Magari siete indecisi tra una o più facoltà, oppure non volete proprio andare all'università, ma chi se ne frega, raga. Quello che io vi voglio dire adesso è: fate quello che desidera il vostro cuoricino, perché quella è sempre la strada giusta da seguire. Questo è il consiglio da da sorellona anziana, un po' più grandicella che ci è passata e sa cosa significa fare qualcosa che non rende felici e non soddisfa. Quindi il mio consiglio a fine video che vi voglio dare, anche se questo non era l'obiettivo del video, ma è andata così ragazzi, i miei video andranno un po' così, è quello di credere in voi stessi e cercare di capire piano piano qual è la vostra strada. Ci saranno degli indizi, qualcosa che vi farà capire piano piano cos'è quello che volete veramente e qual è la strada che dovrete intraprendere. Non lo capirete subito, abbiate pazienza, armatevi di tanta forza e determinazione, come è stato anche nel mio caso, state un po' testardi come me e vi prometto che arriverete a grandissime cose. E niente, questo era tutto per il video di oggi, spero di non avervi annoiato. Questo è il mio primo video su YouTube ragazzi, io non ho idea di come si faccia a parlare e ho anche parlato per tipo 20 minuti, però detto questo ragazzi vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un piccolo commentino giù, così mi fate sapere cosa ne pensate su tutto questo discorso, se avete avuto un'esperienza simile, volete condividere con me la vostra testimonianza, e ricordatevi di seguirmi e attivare la campanellina per i prossimi video. Io vi aspetto qui, ciao!